Amici dell'incoerenza, delle pessime decisioni e del riciclaggio, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news della settimana, il format del canale più amato da tutti coloro che si illudevano, me compreso, che questa sarebbe stata una settimana piena di succulente novità e invece si ritrova con un cazzo di niente. Andiamo a vedere subito quelle che sono le novità di questa settimana molto spoglia, molto deludente, almeno per quanto mi riguarda. Cominciando come sempre da Hot Toys, la nostra tanto amata mamma Hot Toys Ono Studio, quello che prepara, perché tanto alla fine sono la stessa cosa, che non fa altro che tirare fuori dei pezzi inediti, veramente mai visti nel panorama delle 1 a 6, soprattutto negli ultimi anni. E infatti Ono Studio, che doveva essere quella branca, quella costola di Hot Toys che si sarebbe dedicata comunque ai fumetti principalmente, a quanto pare ha tirato fuori un nuovo brand, quindi una nuova linea di figure di un brand completamente inedito, ovvero Star Wars. Come se già non ce ne fossero abbastanza, e io sono un grandissimo amante di Star Wars, sapete quanta roba ho in collezione di Star Wars, di Hot Toys, e non solo, però devo spezzare una lancia a favore di Ono e Hot Toys perché fino adesso non c'era stata nessuna doll dedicata a Rebels, la serie che è disponibile ormai su Disney Plus da diversi anni, che è una serie animata in computer grafica che racconta degli avvenimenti abbastanza importanti comunque, che poi i personaggi della quale vediamo anche in Ahsoka nella serie invece live action. Comunque, a parte questo lunghissimo preambolo, ragazzi, ecco qui le due prime doll dedicate a Star Wars Rebels, uno Stormtrooper e ovviamente un altro Stormtrooper Squad Leader, quindi il classico Commander dotato di fucile da cecchino e lo spallaccio arancione. La cosa interessante che mi sa che non vedremo qui, ragazzi, quindi dopo faremo un salto su Facebook, sulla pagina Facebook di Hot Toys, e che già è stato rilasciato un tease proprio tra le immagini di questi Stormtrooper del Darth Vader, sempre tratto da Rebels. Leggiamo giusto due specifiche, poi vi dirò appunto per quale motivo sono così affranto. In questo caso del Commander stiamo parlando dell'Ono Studio 09, quindi presumo che lo Stormtrooper sia l'Ono Studio 08, di 28 cm e mezzo, 30 punti di snodo e che verrà rilasciato a fine 2025, inizio del 2026. Ovviamente solita basetta di Ono, con una copertina di un fumetto, in questo caso quindi un foglio di carta da ritagliare, ricordo, direttamente dalla scatola di altissima qualità, come è quella di Wolverine. Per esempio, se non l'avete fatto vi invito a vedere il video sul canale che trovate di Wolverine per farvi capire come è fatta bene quella scatola lì. E comunque questo sarà più o meno il risultato finale, molto figo da vedere in questo senso, adesso a parte tutti gli scherzi, raga, però io sono un pochino stanco di questi riciclaggi. Un altro Stormtrooper, già lo fa Hot Toys, anche Ono Studio che doveva essere un pochino l'alternativa ad Hot Toys, no? Per avere personaggi tratti dai fumetti, per avere personaggi un po' più differenti rispetto a quello che offriva Hot Toys, invece ci ritroviamo con le stesse solite cose riciclate. Ok, questa è la versione di Rebels, ma diciamoci la verità, siamo franchi, raga, è sempre l'ennesima operazione riciclaggio che a me non piace per niente. Tra l'altro stavo notando, probabilmente, però dovrei andarlo a confrontare con la serie perché sono totalmente in blind, forse la testa è leggermente più grande di quella che dovrebbe essere, però magari mi sbaglio, ragazzi, anzi correggetemi. Questo invece è il Trooper normale, e vediamo un attimino se c'è qualche altra foto interessante. E niente, questo quindi stessa cosa, Ono Studio 08 come immaginavo, appunto, stessa cosa, stessa data di rilascio e quant'altro. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi. E la notizia che mi premeva farvi vedere invece, sempre riguardo a questa wave dedicata a Rebels, è Darth Vader che
verrà rilasciato, penso a breve. Prepare for his arrival, quindi un altro Darth Vader. Non riesco a capire se si tratta di pleather, ma sembra, e non voglio dirlo troppo forte, sia un tessuto questo, quindi potrebbe essere appetibile come doll. Io non so cosa fare, ragazzi, non so se prendere questi Stormtrooper, se prendere probabilmente il Darth Vader lo prenderò, non so cosa fare, consigliatemelo voi, ma sono abbastanza deluso da questa situazione proprio per il fatto che, come vi dicevo, speravo che uno studio si dedicasse a doll dei fumetti, soprattutto di altre categorie, magari offrisse qualcosa di nuovo, e invece torniamo sempre sugli stessi brand. Poi Hot Toys ha anche pubblicato questo trailer di Lilo e Stitch, come avevamo già visto in altre occasioni. Ha preso la licenza di Lilo e Stitch, Toy Story, qualche prodotto Disney, quindi aspettiamoci qualche prodotto di Hot Toys dedicato a Lilo e Stitch. Saranno delle doll? Questo non si può sapere, può essere che saranno soltanto dei Cos Baby, quindi non eccitiamoci troppo per la notizia, ma probabilmente, quando di solito Hot Toys si comporta in questo modo, quando mostra dei trailer, qualcosa a riguardo farà. Poi in questi giorni, ragazzi, si è svolto anche un evento di In Art per quanto riguarda soprattutto le Morphig, le 1 a 12 dedicate al mondo DC in questo caso. E abbiamo il primo unboxing, che non vi posso far vedere tutto, ragazzi. Se volete andate sul profilo di questo ragazzo, A2Z Collectibles, dove potete trovare il video intero. Vi faccio solo vedere che la qualità sembra essere, a parte quantità di accessori e quant'altro, la qualità anche di LED sculpt della tuta e tutto il resto sembra promettere davvero benissimo. Molto compatta la scatola, ovviamente come si poteva immaginare per una 1 a 12, tanti gli accessori, buona la qualità della testa, guardate che roba per essere una 1 a 12, e potete vedere le dimensioni. Questo è un Christian Bale che secondo me è stato fatto molto meglio rispetto alla controparte di Hot Toys in 1 a 6, questo per farvi capire un attimo la qualità della cosa. Quindi teniamo d'occhio queste Morphig, perché come avevo già preannunciato tempo fa, secondo me faranno la loro bellissima figura. Poi andiamo su ilcolossoinerd.com, dove c'è un altro pezzo che secondo me soprattutto gli amanti dell'horror e di Frankenstein non possono farsi scappare, proprio perché vi è Frankenstein in 1 a 6 in diverse versioni. Questa è quella standard che sul Colosso di Nerd potete trovare a 289 per il momento, che è fatto da Caustic Plastic e infinite statue, e secondo me è un autentico capolavoro, raga, per gli amanti di Frankenstein. Adesso, se riusciamo a farvi vedere le immagini, guardate che spettacolo. Questo è un pezzo per una collezione 1 a 6 di questo tipo, ragazzi, un pezzo assolutamente da avere. Dovrebbe avere anche una nuova tecnologia per le mani, che non ha i peg in vista, insomma un sistema particolare, quindi molto interessante. Ha anche gli occhi, il sistema PERS, quindi è anche una knee joint, un'articolazione del ginocchio che gli permette di stare leggermente ricurvo in avanti, la classica posa di Frankenstein. Quindi date un'occhiata su ilcolossoinerd.com, dove potete trovare non solo Frankenstein nella sua versione standard, ma anche la Deluxe Edition con il diorama, oppure soltanto il diorama. Quindi ci sono varie combinazioni, potete sbizzarrirvi come volete. Un'occhiata la darei anche a questa bellissima statua di Barbabianca. E poi ovviamente troveremo anche gli Stormtrooper di Ono che abbiamo appena visto, quello standard a 219, il Commander a 209, il Commander a 219, e poi una sfilza di statue di Iron Studios, ragazzi, una più bella dell'altra. Ciao Manolo, e qui c'è da spendere, mi dispiace per te, c'è tantissima roba, tutto bellissimo. È tornata la ristampa di Soso Toys di Daredevil nella sua versione, diciamo, senza costume, ma soltanto con la bandana e tutta la cattiveria del caso. Quindi approfittatene, non riesco a parlare se ve lo siete lasciati scappare nella prima occasione, perché Soso Toys
spacca i culi, quindi attenzione a questo Daredevil. E poi la replica della maschera di Dr. Doom, anche questa dategli un'occhiata. Tanta altra roba ragazzi su Il Colosso dei Nerd, quindi come al solito io vi invito a farci un salto. Ragazzi, anche per questa settimana io direi che ci possiamo salutare in questo modo, un po' rammaricato perché non è stata una settimana di quelle che mi sarei aspettato, soprattutto dopo le premesse della scorsa settimana. Mi aspettavo tanta roba in più, tanta roba molto più croccante. Un po' deluso da questa cosa di Star Wars, anche se poi lo so che ci cascherò e comprerò tutto quanto, perché io amo Star Wars e mi manca proprio, c'è un buco lì per quanto riguarda Rebels e quindi va riempito. Sicuramente penso che prenderò Darth Vader quando lo annunceranno, e per lo Stormtrooper magari uno dei due, ci sto ancora pensando, il prezzo è molto accessibile, 209-219 euro, quindi ci posso anche pensare, però mi ci girano un po' le palle perché ci sono tanti altri progetti che stava portando avanti Ono. Thor, Magneto ha fatto perdere le sue tracce, Thor faceva schifissimo, dovevano sistemarlo, non so cosa hanno fatto, se lo stanno facendo, boh. E tante altre cose molto interessanti potrebbero fare, invece torniamo sempre sulle solite cose, sui soliti brand, sulle solite cose, e quindi mi sono rotto un po' le palle. Detto questo, ci vediamo come al solito la prossima settimana con le news, in settimana con tanti shorts, tanti unboxing, tante cosette interessanti, e se ve ne va, raga, mettete mi piace, se no va bene lo stesso, non vi preoccupate. Ci vediamo quindi prossima settimana, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Buona domenica e buon inizio di settimana. Ciao ragazzi, a presto.